Buongiorno viaggiatori e viaggiatrici, oggi vi spiego come interpretare la mappa galattica. È un qualcosa che alcuni mi hanno chiesto anche in live ed è effettivamente non è di facile utilizzo la mappa galattica, soprattutto per quello che è il riconoscimento delle stelle. Ma andiamo a vedere assieme con calma tutto quello che sono i comandi che abbiamo nella mappa galattica. Ma prima di cominciare ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e mi raccomando guarda il video fino alla fine perché watch time è importantissimo. Ti ricordo anche che se vuoi sostenere il mio progetto, qua sotto trovi il mio link per Instant Gaming per comprare tantissimi giochi scontati, compreso No Man's Sky. Innanzitutto, sopra qualsiasi cosa, mi raccomando, andate all'anomalia e la primissima cosa che dovete fare è comprare questi due potenziamenti da questo tizio qua loschissimo, mi raccomando. Dovete prendere l'antenna del teletrasporto e poi lo scanner di conflitti e lo scanner economico, perché vi servono per avere determinate informazioni su quelle che sono le caratteristiche di alcune stelle sulla mappa galattica. Ok, cominciamo con l'analisi della mappa spaziale, un'analisi che vedrà alcuni aspetti che non vengono utilizzati molto da tantissimi perché magari non sono in bella vista, ma che sono estremamente utili. Come prima cosa vediamo in alto a sinistra la nostra immagine della galassia. Quell'immagine ci dice esattamente, anzi visivamente e poi dati sotto, esattamente dove ci troviamo nella nostra galassia di riferimento. In questo caso siamo nella galassia di Euclide e siamo a 699.148 anni luce dal centro della galassia. Infatti non ci fa vedere solo fisicamente dove siamo posizionati e qual è il centro della galassia, ma ci dà esattamente quanti anni luce ci servono per arrivare al centro della galassia. Altri due filtri molto importanti si possono sbloccare con le frecce destra e sinistra e su e giù della tastiera. Iniziamo con le frecce destra e sinistra, che trovate comunque la nomenclatura al centro, dove possiamo andare a tracciare le varie rotte a seconda di quello che ci serve fare. Esempio, la prima nomenclatura è il viaggio nella galassia, quindi al centro della galassia, quindi andare al nucleo stellare. La seconda è l'esplorazione libera. La terza ci dà, vedete, questa fascia viola che ci conduce a un buco nero, mentre la stazione dell'Atlante ci dà questa fascia rossa che è la strada più vicina, più breve per arrivare all'Atlante. Terzo menu molto importante di quello che riguarda la mappa galattica è le freccette su e giù. Con le freccette su e giù possiamo impostare i filtri, quindi economia, conflitto e forme di vita. Ogni tipo, vedete che cambiano i colori delle stelle, ogni tipo di conflitto, economia o forma di vita, ogni tipo di cosa ci dà diciamo il riferimento. Esempio, se impostiamo su economia, vediamo quale tipo di economia è il sistema. Infatti ogni sistema avrà un tipo di economia, quindi ci sarà generatori di energia sulle stelle rosse, piuttosto che sulle stelle gialle un'economia mineraria, piuttosto che le stelle verdi che sono più commerciali. Quindi avremo tre tipi di conflitto: rosso, giallo e verde. E poi ovviamente, ragazzi, abbiamo ancora il filtro forme di vita, dove ci dirà, seconda del pianeta di riferimento, quali sono le forme di vita all'interno di quel pianeta, quindi Gek, Corvex, oppure sistemi come quelli bianchi che sono abbandonati o comunque senza non reclamati, diciamo così. In specifico le stelle rosse i Viking, le stelle blu i Corvex, le stelle gialle con i Gek e le stelle bianche invece sono inesplorate. Arriviamo al punto 4, perché vi ho detto è molto importante che instagliate quelli che sono gli scanner di conflitto ed economici,
perché a parte il fatto di poter filtrare ci dà anche la possibilità nei vari sistemi di avere molte più informazioni a riguardo, quindi mi raccomando, come sempre io cerco di darvi qualche consiglio, poi voi comunque giocate, esplorate, cercate di capire un attimino come funziona il tutto. Adesso vediamo la parte un pochino più corposa di quello che è la mappa galattica e di quello che ci serve nella realtà quando andiamo ad esplorare, perché abbiamo magari bisogno di un determinato materiale o un determinato pianeta di un determinato tipo. Infatti, sotto il nome del sistema troveremo una nomenclatura. Lasciamo stare quello che riguarda la prima parte. Prendiamo l'esempio di questo sistema. Questo sistema ha un 426 AL e lo lasciamo da parte un attimino, non ci interessa. Perché non ci interessa? Perché è un dato di riferimento relativo alla distanza tra noi e quella stella. Difatti qua ci sta dicendo semplicemente che il sistema si trova a 426 anni luce, che sì, può essere interessante per quanto riguarda il salto, quindi per capire se la nostra astronave rispetto alla lunghezza di salto può farlo in un colpo, deve fare più salti per arrivarci. Però in realtà se non ci possiamo arrivare ci dice tranquillamente distanza di salto troppo elevata. Poi abbiamo le due stanghette e abbiamo il secondo blocco di numeri e lettere, e qua la cosa si fa interessante. La prima lettera è un riferimento al tipo di stella. In questo caso è una G, quindi è gialla, ma le classi di stelle si dividono in gialle, rosse, verdi, blu e viola. Viola ne parleremo dopo. Il giallo, per la classe gialla, sono classificate con G, con la lettera G o F. Le stelle rosse sono classificate con M e K, le verdi con la lettera e tendenzialmente ci vogliono motori specifici insieme alle stelle blu per arrivarci, compresa la stella viola che adesso vi farò vedere, e poi le stelle blu con nomenclatura B o. Poi abbiamo il numero, in questo caso è un 9. Il 9 è riferito alla temperatura che media, diciamo, del sistema. Questo sistema uno direbbe è 9 quindi è caldissima. No, No Man's Sky funziona al contrario. Esattamente, il 9 è rappresentativo del freddo estremo, quindi va da 0 a 9, dove le stelle, i sistemi più caldi sono 0 e quindi abbiamo più probabilità di trovare sistemi estremamente caldi, pianeti estremamente caldi, e 9 dove abbiamo la possibilità di trovare pianeti estremamente freddi. Ovviamente se cercate pianeti paradiso dovete stare su una categoria intorno al 5 e al 6 come nomenclatura, su stelle gialle tendenzialmente. La terza nomenclatura è una P minuscola che indica peculiare, una peculiarità. Spesso segnala la presenza di un pianeta anomalo o esotico e i collezionabili di glitch. Quelli con i glitch collezionabili, per capirci. Ma questi sistemi possono avere non solo la P, ma sia una S che una F. F è adatto per chi sta cercando pianeti ricchi di acqua, difatti F indica sistemi ricchi di oceani o laghi. S invece è molto rara come nomenclatura e indica un sistema dove ci possono essere o buchi neri o altre anomalie. Poi abbiamo le due stanghette e un'altra parola. In questo caso sono due parole che possiamo trovare, o acqua, come in questo caso, dove indica che nel sistema c'è presenza di acqua, oppure come in questo caso dissonante. Qua almeno un pianeta sarà con le sentinelle dissonanti, sarà un pianeta dissonante, quindi potremo trovare tutto quello che riguarda le astronavi Sentinel, che abbiamo fatto già il video e vi ho fatto una guida su come catturare e trovare le navi Sentinel, sui multitool Sentinel, e tutto quello che riguarda anche la ricarica di queste astronavi e i materiali eventuali anche per costruire tutta la parte estetica delle Sentinel che stiamo facendo anche in live. Se non sapete, c'è anche un canale dedicato qua su YouTube alle live, andate a dargli un'occhiata, c'è il link nel primo commento pinnato.
Adesso vi spiego i sistemi viola. I sistemi viola si sbloccano dopo una quest. Se non sbaglio, però non mi ricordo il nome della quest, l'ho cercato, vi giuro, ma ho una memoria veramente delle balle, quindi chi lo sa scriva qua sotto, mi pare che sia il ricercatore di rottami, una roba del genere. Comunque si sblocca, ci vorrà il motore Atlantide per poter arrivare su queste stelle e sbloccheremo anche tutti quelli che sono i pianeti gassosi, i giganti gassosi. Difatti rappresentano una classe a parte che sì, sicuramente è utile, sì, sicuramente c'è tanta roba interessante, quindi andate a esplorarlo, però non l'ho messo quando ho specificato tutto quanto, perché effettivamente è una cosa che si sblocca leggermente più avanti. Detto questo, esploratori, voglio sapere se sapevate già tutte queste cose o se avete appreso qualcosa, se la guida vi è stata utile e ovviamente se avete dei consigli per migliorare queste guide, se avete dei consigli da dare ad altri esploratori, mi raccomando, in maniera ordinata e civile ovviamente, qua sotto nei commenti. E consigliatemi altre guide che vi potrebbero interessare a riguardo di Nome Sky. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi!